Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Come scegliere le luci per casa? L'altro giorno, tra i commenti ad un video del mio canale YouTube, mi è stato posto questa domanda e ho deciso di rispondere con questo video. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like e partiamo! Sappiamo perfettamente che la luce è davvero fondamentale e che una illuminazione sbagliata può rovinare tutto il tuo progetto di arredo e decoro. Come detto altre volte, puoi avere scelto l'arredo più bello, i colori e i materiali migliori, se però sbagli luce tutto si spegnerà. Ora ho già parlato di illuminazione spiegando temperature, colori, resa cromatica eccetera e trovi il video qui. Oggi vorrei vedere come scegliere le luci per casa tua e come posizionarle correttamente per spazi illuminati alla perfezione. Vediamo prima di tutto i differenti tipi di illuminazioni che esistono in base anche alla loro funzione. Possiamo dividere le lampade e le illuminazioni in due macro categorie, ovvero decorative e architettoniche. Partiamo dalle lampade decorative. Queste ovviamente ci danno luce, ma ci aiutano anche nel design e nell'estetica dei nostri ambienti. Hanno varie forme, possono essere lampadari, lampade da tavolo, lampade da terra e anche lampade da muro. E ognuno può avere uno stile diverso. Queste tipologie di lampade, oltre ad illuminare una particolare area, aiutano, come detto prima, ad abbellire la stanza grazie alle forme e ai materiali di cui sono fatte. Quindi sono elementi importanti nel progettare l'arredo di ogni ambiente. Per capire come scegliere le luci per casa dobbiamo tenere presente due aspetti fondamentali: come emana la luce e la forma, stile e colore. Vediamo il primo aspetto, come emana la luce. Possono esserci delle lampade con paralumi. Queste emanano una luce morbida e uniforme. Questo genere di lampada contribuisce a creare la luce generale della stanza. Lampadari, lampade da tavolo, da terra o da muro con il paralume aiutano a creare un'atmosfera calda e invitante. Queste lampade quindi sono andate in zone in cui vuoi rilassarti, come per esempio la camera da letto o anche il salotto. Abbiamo poi lampade con luce diretta. Questo genere di luce sono usate per illuminare zone specifiche dove vengono eseguite determinate funzioni, come leggere, studiare, disegnare, mangiare oppure cucinare. Oltre ad essere molto funzionali, danno una luce adeguata per la funzione da svolgere. Sono anche una parte fondamentale dell'arredo. A seconda di come una lampada emana la luce, sarà più funzionale in un determinato posto piuttosto che in un altro. Quindi questo è il primo aspetto da considerare quando devi scegliere una lampada. Vediamo ora il punto 2, la forma, lo stile e il colore. Una volta capito la tipologia di lampada migliore per come emana la luce, dovrai sceglierne anche la forma, lo stile e il colore che meglio si adatta al design che hai scelto per casa tua. Per esempio, se ami lo stile minimalista, puoi usare lampade dalle forme semplici e dalle linee pulite per mantenere lo stile. Oppure, se ami mixare, potrai prendere delle luci in contrasto in modo che diventino il punto focale.
In una stanza solitamente ci sono più lampade decorative. Affinché l'ambiente risulti coeso e armonioso deve esserci un qualcosa che accomuni tutte queste lampade. Questo si può fare usando lampade con forme similari, che hanno colori e materiali diversi, o viceversa con forme diverse ma che abbiano lo stesso materiale e colore. Vediamo ora le lampade architettoniche. Le lampade architettoniche sono lampade discrete che fanno in qualche modo parte della struttura dell'ambiente. Vengono usate a prescindere dallo stile della casa, sono pratiche e funzionali per illuminare gli spazi. Possiamo mettere in questo gruppo i faretti ad incasso, le plafoniere, i faretti normali e le strisce LED. Questi elementi, oltre a illuminare gli spazi, possono enfatizzare oggetti decorativi o elementi architetturali. Vediamo ora come utilizzare queste luci. Partiamo dai faretti ad incasso. Sono usati molto spesso per l'illuminazione generale di un ambiente. Bisogna creare una controsoffittatura in cartongesso per poterli incastrare. Sono lampade funzionali e davvero discrete e possono essere usati in ogni stanza senza alterarne lo stile. Possono avere un fascio luminoso più o meno largo. Quelli con fascio luminoso ampio possono essere usati tranquillamente ovunque come luce generale. Se invece il fascio luminoso è stretto, allora è bene usarli per enfatizzare un'area specifica, dove magari hai un muro con una bellissima carta da parati, oppure dei quadri particolari, perché no? Vediamo ora le plafoniere. Hanno la stessa funzione dei faretti ad incasso, ma sono messe dove non c'è un controsoffitto. La funzione principale è quella di creare la luce generale. Esistono 1000 forme diverse di plafoniere, ovviamente bisognerà cercare quella che per forma, stile e colore meglio si adatterà allo stile di quella stanza. I faretti normali. I faretti normali, al contrario, hanno solitamente un fascio luminoso abbastanza ristretto e quindi servono ad enfatizzare una specifica area, come un dettaglio architettonico, un quadro, una scultura o un muro dalla texture particolare. I faretti devono essere posizionati in modo da puntare esattamente dove vuoi. Ci sono poi anche i faretti montati su binari. Sono ideali per quegli ambienti che non hanno di nuovo il controsoffitto ma un unico punto luce centrale. Grazie al binario puoi comunque distribuire uniformemente la luce. Le strisce LED. Da qualche anno a questa parte sono davvero molto usate in interior designer, anche grazie alla loro versatilità. Le strisce LED possono definire i volumi, illuminare i mobili o aree funzionali come sotto i pensili della cucina. Emanano una luce morbida e diffusa, ideale per l'illuminazione generale e per creare l'atmosfera. Ora che conosci i vari tipi di luce, vorrei ancora darti alcuni suggerimenti per pianificare al meglio l'illuminazione dei tuoi ambienti. Usa più lampade. Una sola sorgente luminosa non è sufficiente per illuminare correttamente uno spazio e per poter creare contrasto e profondità. Quindi l'ideale è avere una luce generale per illuminare totalmente la stanza e qualche luce spot per enfatizzare alcune aree particolari e ancora luci specifiche che ti aiutino nelle varie attività come cucinare, leggere, studiare e così via. Attenta a come verrà usato lo spazio. Cerca di capire come verrà usato un determinato spazio per capire quali luci usare. In uno studio, per esempio, avrai bisogno di lampade da tavolo specifiche per rendere più confortevole lo studio. Progetta l'impianto illuminotecnico.
Quando si progetta un impianto illuminotecnico bisognerebbe farlo in funzione di come i mobili verranno posti nella stanza. Così facendo si riuscirà ad avere un impianto illuminotecnico davvero funzionale ed efficiente. Il rischio altrimenti è di avere delle luci in posti in cui non servono e non averne dove invece servirebbero. Spero che questo video ti sia stato utile, come sempre però se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividere il video con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò davvero onorata. Infine, se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!